Aggiornamento di calciomercato, Josep Martinez all'Inter. Dovrebbe essere questo il primo colpo dell'era Octree in nerazzurro. Come vi raccontiamo ormai da settimane qui su Passione Inter, la prima lacuna da andare a colmare, secondo i piani della dirigenza, era proprio quella del portiere. Il portiere alle spalle di Jan Sommer, visto che non sarà riscattato Emil Audero, e la trattativa con il Genoa per il portiere spagnolo sta entrando in una fase davvero calda, forse davvero sul rettilineo finale, mentre si sta chiudendo tra l'altro anche un altro affare, più per il futuro però questo, e riguarda il calciatore Luka Topalovic, in arrivo dalla Slovenia, un giovane talento di cui parleremo. Facciamo un bel punto della situazione quindi in questo nuovo episodio di oggi, in cui vi porto anche altre notizie che stanno circolando in queste ore, quindi facciamo un bel riepilogo. Ben ritrovati, ben ritrovati. Allora, amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare subito un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e le nostre dirette ogni giorno alle 19:30. Partiamo allora dalla notizia, innanzitutto quella principale in questo momento. C'è da dire che abbiamo parlato spesso di un altro nome per la porta, quello di Bento, il portiere brasiliano dell'Atletico Paranaense, una trattativa che va avanti da diversi mesi in realtà, che però si è complicata soprattutto perché, da quello che ci è stato detto, l'Atletico Paranaense ha anche continuato ad alzare un po' l'asticella del prezzo per questo calciatore, e Bento rischia anche, tra virgolette, di mettersi in mostra con la Coppa America, quindi la sensazione è che si stia innescando una sorta anche di asta internazionale, con soprattutto la Premier League che potrebbe intervenire con cifre veramente importanti. Per l'Inter quindi si è iniziato a valutare, diciamo, un'alternativa, e si è presentata quindi l'opportunità di andare a lavorare a delle condizioni più agevoli, più alla portata su Josep Martinez, appunto. E quindi c'è stato anche un nuovo vertice nelle ultime ore tra Inter e Genoa, che ha portato questa trattativa in uno stato molto avanzato, anche per via dei rapporti tra le società e la disponibilità a cedere da parte del Genoa. Un Genoa che partiva da una valutazione di circa 20 milioni di euro, questa era la cifra iniziale per un calciatore in scadenza nel 2025, ma su cui hanno un'opzione per il rinnovo di un anno, quindi possono portarlo al 2026. L'Inter partiva da una decina di milioni di euro come valutazione, le parti si sono poi abbastanza avvicinate fino ad arrivare ad una discussione attorno ai 13 milioni più 2 di bonus. Questa è un po' la cifra attorno alla quale si sta lavorando in questo momento. C'è la possibilità poi che in maniera slegata si discuta anche di un giocatore che dall'Inter potrebbe andare al Genoa in un'operazione più ampia. Satriano è il nome da tenere d'occhio, l'attaccante che ritorna in nerazzurro dal Brest, che piace a diverse società a livello internazionale e ha un valore significativo comunque in termini di valutazione di mercato. In alternativa si è parlato anche di Oristanio, che però potrebbe innescare una piccola asta, perché Oristanio non è stato riscattato dal Cagliari, ma il Cagliari è interessato e vorrebbe provare ad acquistarlo. C'è però il Venezia che di fatto ha annunciato di essere interessato al giocatore, e c'è pure il Genoa da tenere d'occhio. Ci sarebbe anche Zanotti, l'esterno destro che ha giocato in prestito al San Gallo nell'ultima stagione. Per il Genoa se n'era parlato anche nelle scorse settimane. C'è stata però nel frattempo un'offerta, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, da parte del Lugano, circa 1,5 milioni di euro mi sembra l'offerta, che però l'Inter non ha accettato per l'esterno destro. Quella per Josep Martinez non è una trattativa conclusa, ma l'Inter, come dicevo, si è portata molto avanti in questa trattativa che poi potrebbe riguardare più avanti anche il profilo di Gudmundsson, che rimane un'operazione slegata, ma i contatti con il Genoa vanno avanti e ne riparleremo a parte. Le altre piste alternative a Josep Martinez sono sfumate in realtà da giorni. Come vi dicevo, Okoye dell'Udinese non mi è mai sembrata un'ipotesi realmente concreta, realmente valutata dall'Inter. Si è parlato di Mandas della Lazio, c'è stata qualche voce su Jorgensen del Villarreal, ma costa ancora più di Bento, quindi lo ritengo ancor più difficile. Nelle scorse ore c'è stata anche la visita di Pastorello, noto agente sempre molto vicino alle vicende di casa Inter, sempre molto vicino al mercato dell'Inter, che è stato nella sede dell'Inter e ha proposto anche Kotarski, un portiere molto interessante del PAOK Salonicco. Di fatto però con le sue dichiarazioni Pastorello ha confermato che l'Inter sta andando dritta su Martinez sostanzialmente, perché che cosa ha detto? Pastorello ha detto: ho proposto Kotarski all'Inter, ma l'Inter ha un'idea principale in mente su cui stanno lavorando in questo momento e stanno andando su questa idea principale. Poi ha aggiunto una frase, mi ha lasciato un po' perplesso, nel senso ha detto speriamo che salti la prima ipotesi così possono andare sull'alternativa, una cosa del genere, l'alternativa che sarebbe di fatto il suo assistito che ha proposto.
è una battuta, ci sta un po' di cattivo gusto probabilmente, almeno secondo il mio punto di vista. Il Genoa si sta muovendo intanto per il sostituto, un ulteriore indizio quindi di questa trattativa avanzata. Sta andando tra l'altro su Zion Suzuki, portiere giapponese-americano, doppio passaporto, che qualcuno ricorderà era nella lista dei talenti che avevo detto di seguire quando un anno fa avevo fatto quella maxi ricerca sull'erede di Onana con i miei dati, le mie statistiche, quindi seguiamolo poi con attenzione. Comunque, Josep Martinez, che ne penso? Classe 98, spagnolo, nato vicino Valencia. Faremo il nostro consueto identikit completo sul giocatore, come sempre con il nostro format. Ha un passato nel settore giovanile del Barcellona, è passato anche dall'Lipsia in Germania, quindi una formazione che gli ha dato le basi per giocare coi piedi, cosa che sa fare bene. È forte fisicamente. Per come l'ho visto io, ha una buona padronanza della porta. Mi dà proprio l'impressione di un giocatore, di un portiere che ha il senso della posizione tra i pali e del dominio della posizione della porta. Ha ancora poca esperienza, comunque, perché di fatto ha giocato una sola stagione piena da titolare in Serie A. Prima aveva sempre giocato poco oppure in categorie inferiori, quindi questo è un contro sicuramente da valutare. Vi dico però due cose. La prima è che mi dà la sensazione, vedendolo, di un materiale, passatemi questo termine, su cui si può lavorare, un materiale proprio, interessante su cui poter lavorare, un qualcosa di ancora grezzo, diciamo mi dà l'idea, ecco, di un potenziale che va lavorato ad alto livello per poterlo fare esplodere. Quindi delle basi importanti secondo me ci sono. In questo senso la garanzia per l'Inter è che nello staff dei portieri c'è Spinelli, che viene reputato da tutti un top a livello internazionale, immagino avrà dato quindi anche il suo parere chiaramente su questo nome, quindi ci fidiamo sul potenziale e sul fatto che dentro l'Inter possa fare un lavoro di alto livello per fare quello step ulteriore, soprattutto alle spalle di un grande portiere molto esperto come Jan Sommer, perché ricordiamocelo, partirà alle spalle di Jan Sommer, quindi vai a mettere un secondo, un vice affidabile nell'immediato, con l'ottica di farlo crescere per il prossimo futuro. È un portiere differente, però mi dà qualche vibrazione un po' del primo Handanovic, il primo Samir Handanovic che dall'Udinese arrivava all'Inter. Arrivò all'Inter a 28 anni, se non vado errato, Handanovic dall'Udinese, mentre Martinez è un classe 96, quindi anzi è 99, scusate, è più giovane e quindi no, 98, 98, sì, sto facendo confusione. 98 comunque, vabbè, più giovane di un paio d'anni rispetto all'allora Samir Handanovic. Sono diversi come tipologia di portieri, però delle vibrazioni così me le dà, quindi di un qualcosa che può diventare portiere da top club lavorandoci. Comunque, Bento con ogni probabilità è di un altro livello, anche a livello proprio di valutazione lo si capisce subito, lo sappiamo bene, lo penso anch'io e anch'io mi ero esaltato alla possibilità di andare ad ingaggiare Bento. C'è da dire però che gli incastri con il Genoa ti portano a prendere Martinez a delle condizioni diverse, molto più convenienti, ed è una sorta di compromesso secondo me accettabile. E aggiungo, in questi giorni ho sempre detto che volevo monitorare bene che cosa avrebbe fatto Oaktree, diciamo le nuove mosse di questa proprietà Oaktree, per capire che intenzioni hanno proprio dal punto di vista progettuale, sportivo, cioè se vogliono risanare prima di tutto i conti e dare priorità a questo aspetto oppure all'aspetto sportivo. Ecco, qui diciamo che Oaktree si presenta con un affare in chiusura, con un acquisto in cui ci sarà anche da sborsare qualcosa, e per me come tipo di operazione è un segnale positivo, anche un giocatore non ancora nel pieno della sua carriera, ma da poter valorizzare. In più, rinnovi di Barella e Lautaro Martinez, però i rinnovi di Lautaro e Barella erano già impostati, come abbiamo detto più volte. Questo messaggio che dai con questo affare qua, secondo me, è più interessante, almeno dal mio punto di vista. L'anno scorso, per esempio, siamo andati a farci prestare Audero, un po', non dico a caso, però sempre con il solito procuratore, sempre con il solito giro. Ora invece arriva un colpo su cui puoi anche pianificare anche il dopo Sommer. Quindi qualche idea di futuribilità in più anche questo tipo di progetto sinceramente me la dà, almeno questa è la mia impressione. Poi a questo aggiungiamo, hai già preso Taremi, hai già preso Zielinski,
hai blindato 2 giocatori importanti come Barella, già ufficiale, Lautaro Martinez che verrà annunciato a breve. C'è stato un altro incontro con l'agente del calciatore che questa volta ha confermato tutto, che è tutto sereno, eccetera. Non ha alzato ancora una volta delle dichiarazioni che suscitano i soliti polveroni che hanno fatto discutere, quindi direi che ci siamo anche con Lautaro Martinez. Taremi, Zielinski, i rinnovi, sostituisci Audero con un altro portiere anche per il futuro. Non so voi che ne pensate, io sento in giro che la Juve sta facendo questo, il Milan sta facendo quell'altro, il Napoli, eccetera, eccetera. Le cose formali, per citare loro, mi sembra che al momento le stia facendo solo l'Inter in realtà, anzi l'Inter un altro colpo per la nuova stagione lo aveva già fatto a gennaio addirittura, perché anche Buchanan è stato preso a gennaio, ma è stato preso nell'ottica più di un rinforzo per questa stagione. Quindi a me pare che l'Inter, oltre a partire più avanti, perché è campione in carica, si sia portata ancora un passettino più avanti, mentre le altre vedo che hanno appena annunciato i loro allenatori proprio in queste ore, quindi devono fare ancora tanto. Comunque, dicevo poi anche di Topalovic in apertura, un secondo colpo in arrivo, arriva dal Domžale, squadra in cui tra l'altro ha giocato anche Samir Handanovic che citavo prima, dalla Slovenia. Acquisto sulle cifre non è ancora del tutto chiaro, si parla di 1,5 milioni di euro con percentuale sulla rivendita, oppure 2 milioni, 3 milioni di euro circa. È comunque un investimento che l'Inter va a fare. Centrocampista, classe 2006, di grande qualità, buon tiro. Ne ho parlato con un osservatore, uno scout professionista sloveno che me ne ha parlato molto bene, ne parleremo in un contenuto a parte che sarà dedicato interamente al giocatore. Dovrebbe fare il ritiro con la prima squadra per poi andare a giocare in primavera ed è un affare per il futuro, come potrebbe essere anche quello per il difensore Alex Perez che l'Inter sta cercando di andare a prendere dal Real Betis in Spagna. Anche lui è un classe 2006, si sta cercando di anticipare la Roma e l'Udinese che si sono mosse, quindi è un Inter che si sta muovendo anche per il futuro, mentre per il presente occhio ad Emil Holm, ve lo dicevo la scorsa settimana, l'Atalanta non lo riscatta e quindi può essere un'opzione che l'Inter può andare a discutere, ha già discusso anzi con lo Spezia nel caso in cui dovesse partire Dumfries, detto che secondo me su Dumfries, lo ribadisco, non è ancora finita del tutto perché si riparleranno, si proverà a trovare una via per il rinnovo o comunque senza un'offerta valida, ecco, che convinca l'Inter a cedere l'olandese, io non escluderei l'ipotesi di farlo arrivare fino alla scadenza del contratto. Lo dico da settimane e lo ribadisco anche in questa sede. Il resto delle mosse dell'Inter dipenderà da cosa succede in uscita. So che molti nei commenti diranno ma non c'era bisogno di prendere un portiere in questo momento, non c'era bisogno di investire così su un secondo portiere, si poteva destinare quel tipo di risorse ad un altro ruolo. Io non sono troppo d'accordo, nel senso che è vero che anche in difesa servono più certezze, però proprio numericamente la casella del portiere oggi è scoperta, manca un vice Sommer. Credo poi tra l'altro che Sommer sia sì affidabile e sia giusto continuare a puntare su di lui, però all'età va avanti e a quell'età il rischio di un crollo verticale nelle prestazioni è da tenere in considerazione. E poi su Martinez secondo me puoi andare ad impostare un lavoro per il prossimo futuro, ma soprattutto era un'opportunità a delle condizioni a quanto pare molto vantaggiose. Chiaramente vorremmo fare anche cose più particolari, andare a scovare nuovi giocatori, prendere nuovi fenomeni, eccetera, eccetera, però ecco in questo momento secondo me il compromesso anche delle condizioni che ti permettono di arrivare a questa opportunità non è assolutamente da scartare. Fatemi sapere che ne pensate voi, aspetto i vostri commenti qui sotto, sono curioso di sapere la vostra opinione, leggerò poi i vostri commenti nella diretta delle 19:30. Nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club stiamo preparando una serie di contenuti speciali, quindi vi invito, se vi va, a supportare il nostro progetto, se vi piace quello che facciamo ogni giorno, lo facciamo solo e soltanto grazie al vostro supporto, quindi su www.passioneinter.club potete supportarci e continuare a tenere acceso il motore di Passione Inter, oltre a entrare a far parte di una community di interisti da tutto il mondo. Vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.